Salve gente, è un po' di tempo che non ci vediamo e oggi ritorno su YouTube, sul mio canale, con una recensione di un oggetto inedito. Su YouTube non vi sono tracce, nemmeno su altri siti. L'oggetto è questo e adesso, dopo la sigla, vi dirò di cosa si tratta. L'oggetto in questione è un sintoamplificatore DAB con ingresso USB e connessione Bluetooth. Lo produce Launa ed è un amplificatore completamente digitale, per cui anche molto leggero, dalle dimensioni contenute, ma su quello poi torneremo più tardi. Come vedete l'ho già tolto dal suo imballo originale e adesso andrò a darvi le specifiche del prodotto. A favore di telecamera, questo è il Sinto amplificatore AMP 4000 DAB. Come vedete sul frontale vi sono due manopole, purtroppo manca l'ingresso per le cuffie, le dimensioni sono decisamente ridotte, vedete, molto poco profondo, lo spessore è di soli 12 cm, la larghezza standard di 43 cm, ci sono le due parti argentee più la parte centrale nera, che poi dopo farò vedere nel dettaglio acceso. Andiamo alla parte posteriore. La parte posteriore ha ben 4 zone di diffusione audio da 6 a 16 ohm, ha un pre-out line-out RCA, un ingresso RCA AUX, due ingressi coaxiali 1 e 2, un ingresso ottico, il connettore per l'antenna che dopo vi farò vedere. Attenzione, solo in DAB, non ha radio analogica FM e questo è un suo grosso limite e dopo vi dirò il perché. Tastino per accensione e spegnimento dell'alimentazione. Tra gli accessori troviamo la sua antenna DAB con un piccolissimo connettore a spillo e il suo piccolo telecomando, eccolo qua, che in questo caso per questa prova non avrò necessità di utilizzare. E veniamo al nostro prodotto. Tramite tastino posteriore alimentiamo l'amplificatore. Nel momento in cui lo alimentiamo si accende il tastino standby. Premendo il tasto standby accendiamo il Sinto amplificatore. Partiamo dal menu. Con il tastino menu si possono solo regolare i volumi del bass e dei treble, non ha altre funzioni. Col tastino search andiamo a selezionare gli ingressi, quindi partiamo con un USB frontale, un AUX RCA posteriore, un optical sempre posteriore, il coassiale 1 posteriore e il coassiale 2, per poi andare anche al Bluetooth che ci permette di collegarlo a uno smartphone, a un tablet piuttosto che a un computer, per poi tornare alla radio. Preventivamente io ho sintonizzato la radio e mi ha trovato 42 canali. In realtà i canali realmente ascoltabili sono molti meno e adesso faccio vedere. Andando a premere il tasto preview o next
andiamo in avanti o indietro sulle preselezioni automaticamente registrate dalla radio. Quindi se andiamo indietro troviamo il 15, poi non trovando altri canali si impunta, quindi bisogna premere più volte finché non trova una frequenza ascoltabile e arriviamo a 12. Andiamo ancora indietro, non trova un segnale ascoltabile, quindi premiamo di nuovo, di nuovo, di nuovo e trova il 9. Così nell'altro senso. Questo è un suo grosso limite. Primo, perché è una pratica abbastanza lenta. Seconda, perché in effetti se come nel mio caso uno ascolta delle stazioni radio preferite e con il DAB non riesce, con questo DAB non riesce a trovarle, la mancanza di sintonizzazione analogica FM ne preclude l'ascolto, quindi nel mio caso non è utilizzabile. Altra particolarità, l'aux posteriore ingresso RCA non è compatibile con giradischi, da tenere in considerazione anche questa cosa qua. Col play pause si inizia DAB scan, si inizia la scansione o si sospende la scansione. Con il tasto zone si accede alle varie zone di diffusione audio, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ognuna delle quali può essere regolata diversamente. Questo è il suo vero punto di forza. E questo è quanto. È un oggettino molto economico, ha una pressione sonora di tutto rispetto, anche la stereofonia è ben distribuita, ma per il resto è un oggetto che per la cifra a cui viene proposto è assolutamente valido, tenendo conto le grosse limitazioni che ho detto durante la recensione: la mancanza dell'ingresso delle cuffie, la mancanza della sintonizzazione analogica FM, l'impossibilità di inserire nell'ingresso AUX un giradischi. Questi sono i 3 punti più deboli di questo amplificatore assolutamente onesto e che ho voluto recensire in quanto su YouTube e su altri siti non ho trovato alcuna informazione in merito. Quindi io spero sia stata una cosa gradita e utile per voi. Se credete che questa recensione vi sia stata utile, mi fate un like che mi fa sempre comunque piacere e vi rimando alla visione del mio prossimo video. Bye bye, alla prossima!